E ciao a tutti ragazzi, sono Tommy e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi in questo video vi parlerò della mia collezione Apple abbastanza vasta che include svariati iPhone, alcuni iPad, AirPods, Mac, Apple TV, AirTag e più chi ne ha più ne metta. Prima di iniziare con la intro e con il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. In questo video andrò in base di categoria. Prima vi elencherò tutti gli iPhone, gli iPad e il Mac e dopo via a seguire. Il mio primo iPhone fu un iPhone 5 da 16 GB colorazione ardesia, quella colorazione veramente magnifica che ricorda un po' l'iPhone 7 nero opaco o jet black. Molto bello quel colore, ma peccato per il fatto che si strisciava solo a guardarlo. Io mi ricordo che ce l'avevo, si parla ancora di luglio 2015, e aveva abbastanza graffi. Però purtroppo quell'iPhone 5 non ce l'ho più. Mi ricordo di averlo dato a una mia amica che dopo tipo un anno l'ha praticamente sfondato. Ho ovviato la mancanza dell'iPhone 5 Ardesia all'inizio di quest'anno, procurandomi questo iPhone, se riesco a recuperarlo. E ho ovviato prendendo questo iPhone 5, non di colorazione ardesia ma di colorazione argento, sempre da 16 giga, e da come capisco qui dalla scatola è stato acquistato negli Stati Uniti perché c'è anche lo scontrino che la prova ed è ancora in buonissimo stato. Per la batteria sorvoliamo un po' sopra. Gli iPhone non ve li faccio vedere in funzione adesso in questo video, ma anche gli iPad o altri prodotti, per il fatto che ho difficoltà a tenerli in carica tutti in contemporanea ed è un piccolo problema questo, quindi vi metterò un po' di clip qua sopra schermo. Esegue l'ultima versione disponibile, quindi iOS 10.3.5 credo, con anche il jailbreak di Helix su di esso installato, però no, non funziona perché è tipo un semi-tethered, quindi dovrei rieseguirlo, collegarlo al Mac, scaricare Helix, CD Impactor, è un casino. E quando avrò tempo vi porterò un video su iPhone 5 in cui vi farò vedere una funzione molto particolare del jailbreak. Questo iPhone 5 durò nemmeno 6 mesi che passai all'iPhone 5S, sempre da 16 giga, ma stavolta di colorazione oro. Introduceva il Touch ID, mi ricordo anche il processore A7 64 bit. Mi ricordo di averlo tenuto per moltissimo tempo, fino a gennaio 2018, ed è stato un telefono molto valido, mi è piaciuto moltissimo. Attualmente eseguo iOS 12, ma in sé non mi ha dato mai nessunissimo problema. Lo cambiai con iPhone 6S, di colorazione grigio siderale da 64 giga. Capire chi ha voluto far uscire l'iPhone 6S da 16 giga, roba da denuncia, visto che l'iPhone poteva registrare video 4K 30 fps. Quell'iPhone mi è piaciuto moltissimo sia per design sia per durata batteria, che all'epoca si durava a rispetto di adesso che se lo aggiorni nelle ultime versioni, cioè lo accendi, si scarica praticamente. Molto performante quello sì, perché il chip A9 dava un boost pazzesco. Unica pecca è che purtroppo da qualche giorno questo iPhone 6S dà qualche problemino. Si è creata una macchia nera in mezzo allo schermo e si sono bruciati un paio di pixel. Non chiedetemi cosa ha pensato la mia testa dopo quasi 2 anni, ma sono passato dall'iPhone 6S a questo macigno, l'iPhone 6S Plus. Allora, mi piace molto come telefono, ok, ha i bordi che sono veramente una roba di abnormica, cioè io ci appoggio il pollice ed è praticamente il bordo sotto e sopra. Tipo, se giravi l'iPhone si girava anche la home ed era molto bella come cosa, però il problema è che pochi giorni dopo ci ho frantumato praticamente il vetro. Ho dovuto cambiare sia lo schermo sia anche la batteria che era finita. Ovviamente non sono andato ad Apple a ripararlo, ma sono andato in un centro assistenza qui della mia città, che ha fatto un po' un lavoro da cani sinceramente, perché dopo un po' l'iPhone senza far tanto si scaldava in una maniera assurda e in più cominciava a cliccare nel touch a casissimo, tant'è che una volta mi è partito quasi l'abbonamento Apple Music. Hey yo, what the fuck? Dopo un anno cambiai subito iPhone e presi l'iPhone 10. Di iPhone 10 ci ho dedicato un altro video, quello sia Samsung nel 2022, ve lo lascio qua in cima in alto a destra nelle schede. Per carità, mi va ancora benissimo come iPhone, non mi dà nessun problema se non è per il fatto della batteria, però con iOS 15 ha ricevuto una mazzata, per il resto non mi dà nessunissimo problema, anzi sono molto soddisfatto di questo iPhone 10. Altri iPhone che non ho elencato sono l'iPhone SE da 64 giga, ma quando questo iPhone uscì praticamente fu una mezza rivoluzione nel mondo Apple, perché era nel corpo di un iPhone 5S ma con l'hardware di un iPhone 6S con tipo 3 mancanze. Un altro iPhone che sono riuscito a recuperare, che veramente ne vale molto la pena, è l'iPhone 4S di colorazione bianca. Mi piace moltissimo e l'ho preso soprattutto, oltre per un fatto di collezionismo, anche per un fatto che questo iPhone si poteva ancora downgradare tipo nel 2018 ad iOS 6.1.3 e mi piace moltissimo questo iPhone 4S per il suo design a retro,
di colorazione bianca che ricorda molto l'iPhone 8 ed è molto pulito. Nello scorso video, se vi ricordate, ho censurato un altro iPhone 10 perché ve lo facevo vedere nel video della collezione. Se voi vedete, questi due iPhone 10 sono praticamente identici. Questo è l'iPhone 10 mio personale e questo è il secondo iPhone 10 che io mi ritrovo in casa. Benissimo, notate qualche piccola differenza? Apparentemente sono uguali. Questo è quello sano, questa è la vittima. Allora, chiarendo un po' il tutto, questo iPhone ha una storia un po' particolare. Io dovevo partire per la Spagna ancora a metà giugno e dovevo cambiare batteria al mio iPhone 10 personale. Prendo la prima batteria da un sito italiano, penso del Sud era lo store, la installo sul mio iPhone 10, si accende il telefono, però non mi conta né la capacità né la percentuale e nemmeno tiene la carica collegando il cavo Lightning. Quindi vado su Amazon, prendo la prima batteria e il giorno dopo mi arriva. La monto, perfetto, va tutto. Ho detto, dai, proviamo a fare una foto. Le fotocamere sul mio iPhone 10, quello lì, nella scrivania, non andavano più. Zero proprio. Quindi io mi ritrovavo con l'iPhone 10 sì funzionante, con la batteria nuova, ma senza fotocamere. Ed ero praticamente messo a 90 gradi e la situazione era molto critica. Da lì a lì avevo in mente anche di prendermi un nuovo iPhone, solo che ho detto, aspetta, evitiamo e vediamo qualche soluzione, vediamo come riesco a risolvere il tutto. Tant'è che mi sono ricordato di un mio amico che aveva un iPhone 10 messo benissimo, se non era per il fatto dello schermo. Gli è caduto e si sono rotti i cristalli liquidi. Ho preso il modulo fotocamera, l'ho messo nel mio iPhone primario ed aveva funzionato tutto. L'unica cosa che sarei molto interessato a fare in questo iPhone 10 è estrapolare la sua scheda madre, praticamente, che questo iPhone è da 256 GB, e mettere questa scheda madre nel mio iPhone primario, così per non avere problemi di spazio, visto che 64 GB cominciano a essere un po' pochini. Questo mi ha permesso anche di capire meglio l'interno di iPhone 10. Qua vediamo tutto il modulo fotocamera frontale più Face ID, c'è la batteria che è enorme, Tapic Engine, scheda madre con slot SIM. Qua praticamente c'è una specie di pezzo nero che include sia flash sia microfono. Penso che per il capitolo iPhone abbiamo finito e passiamo ad iPad. iPad ne ho avuti solamente 3, ovvero l'iPad 1, l'iPad di terza generazione e l'iPad Pro da 10,5 che utilizzo tuttora. Per l'iPad di prima generazione bisogna ancora andare dal 2012 al 2013, tant'è che mi ricordo delle mancanze grandissime che aveva, come ad esempio la fotocamera. Non aveva né una fotocamera frontale né anteriore. Dopo tipo 2 anni dall'uscita è stato fermato il supporto da iOS 5.1.1. Nel giugno 2014 passai l'iPad di terza generazione. Quell'iPad lì fu una specie di spartiacque tra il 2 e il 4, diciamo che non vendette molto, come ho capito. Introduceva il display retina, il processore A5X, ma aveva tipo dei difetti come la batteria, ci metteva 10 ore a caricarsi, cioè il 10 ore era l'utilizzo dichiarato da Apple, 10 ore erano anche le ore a caricarsi, e non sto scherzando. E dopo si scaldava abbastanza nel retro, tant'è che qualche settimana fa prendo l'iPad e me lo ritrovo praticamente aperto e la batteria si è gonfiata. Nel febbraio 2020, quindi dopo 6 anni quasi, passai all'iPad Pro 10,5 e lo usai principalmente per quanto riguarda vago, YouTube eccetera, anche un po' per giocare, ma più che tutto anche per la scuola, tant'è che questo iPad Pro lo utilizzo in combo con l'Apple Pencil e mi ci trovo veramente benissimo. Lo uso al posto dei quaderni. Nonostante abbia 5 anni, questo iPad va ancora perfettamente. Sarà per via della combo del processore A10X, i 4 GB di RAM o lo schermo a 120 Hz che è una benedizione, a parte per il fattore della batteria che sarebbe da cambiare. Avevo pensato di vendere questo iPad per prendere uno nuovo, ma solamente che non ne vale molto la pena per l'utilizzo che ne faccio io. Per quanto riguarda le AirPods, possiedo quelle di prima generazione e le Pro. Quelle di prima generazione le presi a luglio 2018, mi ricordo che erano delle cuffie veramente fenomenali, qualità audio molto ottimo, solamente che dopo 1 anno e mezzo dovetti cambiarle per il fatto che dalla cuffia sinistra non usciva più l'audio, cioè era veramente molto basso. Quindi ad aprile 2020 passai alle AirPods Pro, che mi ci trovo veramente molto bene, sia dal lato qualità audio, cancellazione del rumore e audio spaziale. Al polso indosso l'Apple Watch Series 6, versione Nike da 44 mm, GPS più cellular. Ci ho anche dedicato un video recentemente che ve lo lascio qui in alto a destra sulle schede, ripetendo quello che ho detto anche nel video dell'Apple Watch, che se non lo hai non ne senti la necessità, ma quando lo hai non puoi più farne a meno. Dopo, qui dietro alle mie spalle, possiedo un MacBook Pro a 13 pollici del 2015 che praticamente mi permette di editare tutti i video che vedete qui sul canale. Ha 7 anni, possiede un Intel Core i5 di quinta generazione Broadwell, se non sbaglio, 8 GB di RAM DDR3, insomma sarebbe da cambiare. Però nelle task basi, navigazione web, mail, social eccetera, se la cava piuttosto bene. Dopo in cima nelle mensole ho posizionato l'HomePod mini che presi quasi un anno fa, poco dopo che uscì qui in Italia. Ci sta, la qualità audio ok, va bene, però sinceramente a volte mi viene il desiderio di venderlo. Se non hai Apple Music difficilmente si integra bene nell'ecosistema
e non sfrutti anche la qualità audio che ha. A parte però mi dispiacerebbe venderlo perché comunque mi ci trovo bene d'altro canto, quindi sarà da valutare. Come ultime due cose che vi dico molto in velocità, possiedo un Apple TV di terza generazione del 2013 che attualmente sta prendendo polvere davanti a me, e dopo possiedo anche due AirTag. Degli AirTag non ci ho mai dedicato un video, probabilmente in avanti potrei portarlo e dirvi un po' la mia esperienza di utilizzo dopo più di un anno. Comunque ragazzi, spero che questo video della mia collezione Apple vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un mi piace, commentate e condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!